Sotto. Vieni un po' verso di me. Aspetta che c'è il bancale che rompe la minchia. Ok. Ce la fai? Tirala 1, su. Vai. 2, 3. Occhio. Qua. Non me la sento stabile. Aspetta. Vai adesso. Vai, prova. Piano. Piuttosto fermiamoci che la Ma quando stabilizzo. riposa sulle gambe, poi. Occhio. C'è una presetta. Aspetta. Andiamo. Questo è un frattazzo improvvisato costruito da Davide oggi perché oltre ad installare la stufa andremo a sistemare tutto il perimetro della finestra. Davide si è proposto di fare questo lavoretto di miglioria e intanto grazie a Davide che mi ha dato insomma una mano fondamentale anche nell'organizzazione di tutto il carico. È un lavoro abbastanza complesso, ecco. E comunque sappiate che se siete qui in Ossola e vi serve un bravo muratore che è in grado di lavorare in modo tradizionale sulle baite, no? Sì. C'è Davide, quindi vi lascio in descrizione il suo numero, ha un'impresetta sua, quindi diciamo che dalla Valle Anzasca nel raggio di... Le valli. facciamo un raggio di 20-30 Le km, valli, Verbania. se avete bisogno di un muratore, chiamate pure Davide.
Così. 1, 2, 3. Facciamo un pezzettino alla volta così, dai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Adesso magari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Bene.
Per arrivare fin qui ci sono voluti praticamente 6 anni, ovviamente perché era una spesa abbastanza importante e non solo, anche perché a livello organizzativo, considerando che una buona stufa pesa moltissimo, è stato necessario fare il primo tiro in elicottero. Oltre alla stufa ho portato anche tutta una serie di sacchi di malta che mi serviranno per vari lavori e devo dire che così a primo impatto sono molto soddisfatto di questa stufa, anche se la conosco ancora appena. Oltretutto, essendo nuova, bisogna andarci piano, si carica poco per volta, non bisogna farla scaldare eccessivamente perché una stufa nuova ha bisogno di una sorta di rodaggio. Però ho già notato che la combustione è decisamente migliore, è molto più efficiente, la legna brucia meglio, dura più a lungo ed emana molto più calore, quindi si presuppone che consumerò molta meno legna, ma è quello che sto già notando perché in questa serata ho utilizzato, penso al momento, un quarto della legna che si usa di solito. C'è da dire che è una giornata calda, quindi non abbiamo ancora un riferimento di giornata fredda, lo vedremo più avanti, se mai torneranno le giornate fredde. Comunque la stufa anche esteticamente mi piace veramente tanto. La camera di combustione ha il vetro con il focolare a vista che è veramente bellissimo, un piccolo forno, un cassettone inferiore, piano cottura superiore ed è tutta rivestita in pietra in modo da rilasciare il calore molto lentamente anche una volta spenta, quindi questa stufa anche di notte dovrebbe garantire qualche grado in più alla mattina anche quando si andrà a spegnere. Ho avuto grandi aspettative in questa stufa, sono veramente molto soddisfatto e contento di essere arrivato a questo punto. Ieri ho rischiato un grosso danno. Quando l'elicottero ha scaricato il primo carico, i pannelli fotovoltaici anteriori si sono sollevati andando a strappare alcuni cavi sotto. Adesso ho già ricollegato, non è stato un grosso danno, però insomma il rischio era che volassero via. Questo è dato dal fatto che i pannelli anteriori non sono stati fissati, vedete, sono proprio ballerini. Gli altri in realtà sono tutti fissati alla struttura. Questo non è un bellissimo lavoro, però ho deciso di arrangiarmi così per il momento e adesso andrò per l'appunto a fissare i pannelli fotovoltaici anteriori ed andrò ad aumentare la rigidità della struttura mettendo dei piccoli travetti diagonali in modo che anche in caso di forte nevicata, che non si verificherà perché l'inverno anche quest'anno non pervenuto a parte 2 giorni, comunque non si sa mai, andiamo a irrigidire la struttura in modo che anche in caso di grosse nevicate non vada a traslare in avanti, quindi distruggendo tutto quanto.
Ok, non si muove più di 1 mm, quindi adesso può iniziare a nevicare. Ho trovato il punto dove probabilmente sorgerà l'orto. È questa piazzola che è relativamente in piano rispetto a tutto il resto dell'alpeggio, quindi richiederà un po' di lavoro in meno per appianare, appunto. L'unica cosa è tutto molto sporco, dovrò tagliare ancora qualche alberello, ripulire dalle ginestre e poi creare un perimetro che verrà recintato, e da lì si potrà iniziare a pensare qualcosa di più concreto. Ecco il futuro orto. C'è ancora tanto lavoro, però abbiamo un bel terrazzamento ancora ordinato, ha resistito al tempo, non è franato, e quindi abbiamo un buon punto di partenza.
Le prime luci del giorno ci hanno portato un qualcosa di decisamente particolare, non per tutti gli stomaci. Abbiamo un cuore di cinghiale ed un fegato, freschissimi, con i quali andremo a fare una sorta di coratella, quindi un piatto tipicamente romano, anche se non facciamo una vera e propria coratella, facciamo un facsimile. Quindi cipolla, un po' di aromi, salvia e alloro, vino rosso, cottura sulla stufa, nient'altro, una cosa decisamente semplice. Certo non è un piatto per tutti, molti magari sono contrari alla caccia, però sappiate che questa è carne assolutamente chilometro zero e soprattutto molto sostenibile, perché gli animali selvatici non hanno bisogno di nulla, hanno già il loro territorio, il bosco, quindi non è necessario preparare nulla per far crescere questa carne. È una delle carni più sane che ci sia in circolazione sicuramente.
settimana massimo in casa. Poi già il venerdì lo senti che sclera. Allora, La Fassiana, non l'avevo notato mai scritto la Fassiana. quindi questo qui è te. È diventato tutto bello. L'unica cosa che non è bellissimissima sono i fazzoletti. Che Bisogna sembrano- prendere dei fazzoletti di cacciagione. tessuto. Non capisco se sembra Scotch Brite quello per strofinare le pentole. O i feltri per mettere sotto le sedie. Sì, ma tra l'altro sono incredibilmente puliti, cioè dovrebbero essere degli assimila polvere, assimila merda. Ah, pensa se dovevano inzuppare tutti i brodini delle cose che ci cascano sopra. Oh, un cane che adesso è fermo, wow. Ma la cipolla fa bene ai cani? Perché i gatti li uccide. Cacchio, povera Fara. Ma no, adesso il pezzettino singolo, l'importante è che ne evita di mangiare la cipolla. Sicuro? Sì, sì. Perché Aghi all'inizio gli davo il pollo che avevo cotto con l'aglio e vomitava. E poi ho scoperto. Assaggiamo, dai. Wow! Vi ringraziamo per questo piatto, per questo cinghiale. Dovremmo mettere qua il cinghiale.